Buongiorno ragazzi! Buongiorno a tutti! Ciao amici tichettiani e ben trovati in un nuovo video. Questo video inizia dal pranzo, si mangia subito così almeno non ci si pensa più. Stamani mattina è stata di trasferimento da dove abbiamo dormito questa notte fino a qui, e questo qui ve lo dirà Fede perché è un posto molto caro per Fede. Non che io non volessi venire, no, certo. Però diciamo che l'ha voluto fortissimamente, volle il qui presente. Però anche a te ti piacciono, dai, ti ci ho portato in diversi di posti come questo. Sì, è vero, è vero. Dove siamo? Siamo niente poco di meno che vicino a Budapest, e già lì, ma soprattutto siamo all'Hungaroring, il circuito di Formula 1 dell'Ungheria. Per qualcuno potrebbe dire, ma che roba è sto Hungaroring? Siamo praticamente nel parcheggio in fondo alla tribuna che si trova in fondo al rettilineo di partenza, ovviamente al di fuori, siamo esterni. Certo. Non sappiamo nemmeno se potremo entrare dentro al circuito a fare una visita, perché ovviamente il circuito in questo momento è chiuso alle competizioni. Non so se ci sono delle visite guidate. Non lo so, vedremo. Ma nel dubbio abbiamo la pasta sulla piastra a induzione. Al limite facciamo il gran premio della pasta asciutta in Ungheria. Perché avevamo fame. Stamani praticamente è stata solo di spostamento, di viaggio. Abbiamo lasciato la zona est, diciamo, con il bellissimo parco naturale che avete visto. Ci è piaciuto tanto, bello, pieno di animali, bellissimo, tutto bellissimo. Verde. Poi non ci si sbaglia perché l'Ungheria è tutta una prateria verde, quindi con tante case nella prateria. esatto, non facciamo torto a nessuno se diciamo bella quella prateria, perché è tutta una prateria. E quindi niente, ora facciamo pranzo e poi proviamo. Sì, esatto, ci sarà un piccolo tour se riusciamo, se no ripartiremo. Ovviamente la nostra destinazione è Budapest, vogliamo vedere la capitale e visitarla al meglio perché non ci siamo mai stati. Però prima della capitale c'era appunto il circuito, e già che si passava di là, sai com'è. Se no sai quanto piange il bimbo che non c'è venuto. Quindi ora mangiamo e poi ci aggiorniamo più tardi. Buon appetito. Bene ragazzi, abbiamo fatto una bella mangiata e ora ci troviamo nei pressi dell'ingresso, di uno degli ingressi qui della pista. Purtroppo è tutto chiuso, sembra essere tutto chiuso, non c'è nessuno. Questo è l'ingresso alla fine del rettilineo di partenza e questa è la tribuna che dà sulla prima curva che dopo il traguardo gira a destra, e qui c'è proprio la tribuna centrale. Ora dobbiamo capire se più avanti c'è un altro ingresso e se si può entrare. Andiamo a vedere. Da questo punto panoramico vediamo un pezzo di pista. Si vede il cordolo esterno e la strada che fa tutta la curva verso destra. Però mi sa che dentro sarà molto dura, se non impossibile entrare. Vedete, c'è tutto un muro invalicabile che circonda la pista. Lì c'è la postazione del cameraman che si gode la gara da un punto di vista molto privilegiato. Ora andiamo a vedere più avanti, c'è un altro ingresso, vediamo se lì tante le volte si potesse entrare a dare una sbirciatina. Proviamo a chiedere a qualche operaio perché ci sono anche dei lavori in corso, vediamo un po'. Qui abbiamo anche delle auto sportive che mi sa che a breve entreranno in pista, ma noi siamo tagliati fuori. Qui abbiamo un altro ingresso, ora andiamo a sentire.
Niente ragazzi, non ci fanno entrare, missione fallita. Ci sono degli operai al lavoro e c'è anche un punto di controllo. Ho provato a chiedere agli addetti ai lavori e niente da fare, questa pista non sa da vedere. Peccato, peccato, perché mi sarebbe piaciuta. Allora, dopo una piccola pausa, ci siamo rilassati all'ombra di quegli alberini, ci siamo spostati e siamo venuti dalla parte opposta del circuito. Anche qui abbiamo il muro spinato, invalicabile, ma tra le fessure si intravede un po' la pista. Nel frattempo te che fai? Che hai trovato da mangiare? Guardate che gelso, con delle more fantastiche, mature, dolci, ragazzi, impressionanti. Altro che la pista, eh? Ecco. Guardate qua come sono mature, mi si spappolano in mano, ma buonissime. Guarda quanto ce n'ha. Sono carichi da fare schifo. Guarda, ce ne sono tantissimi di questi gelsi, guarda qua, guarda. Ma è veramente impressionante, eh? È carico proprio. Quindi il Gran Premio l'ha vinto Marta. Le Mans. Fai le foto alla pista, vai. Alla fine abbiamo trovato questo ingresso dove abbiamo la migliore finestra sul circuito possibile. Purtroppo questo passa. È chiuso, non fanno fare le visite, pazienza. Fede non cederà stasera. Guarda. Comunque questi ungheresi non ci sanno fare con il turismo, perché ad esempio a Silverstone noi siamo potuti entrare e visitare tutta la pista, compresi i musei, e se poi uno volesse può comprare anche il merchandising. So. E qui invece no. Non sono organizzati su questo, purtroppo. Vabbè, magari non hanno tutta questa richiesta del turismo della Formula 1 che ruota intorno alla Formula 1. O tutti i van lifers che passano, i camperisti non passano qui dal circuito. Può darsi. Vanno direttamente a Budapest perché è proprio qui dietro, quindi sono 20 km. Sì. E anche a Magny-Cours siamo potuti entrare, perché noi abbiamo visto durante i nostri viaggi, quando abbiamo girato in Inghilterra siamo andati a Silverstone, quando abbiamo passato la Francia siamo andati a Magny-Cours, e via via che si passa da qualche nazione io mi segno i circuiti. Capite, no? Come sono messa, ecco. Cioè non è che si fa, è lui che ha la scaletta mentale. Ce l'ho tutte segnate. Ce l'ha tutte segnate, quindi non si sgarra, guai. Peccato ragazzi. Comunque da qui diciamo che si vede abbastanza bene in tutta la sua completezza. Poi c'è questa mezza collina, diciamo, che permette di vedere le tribune dall'altra parte, quindi un po' agevola. Però è veramente tutto transennato. Ormai ci apprestiamo a lasciare definitivamente il circuito, ci stiamo praticamente girando intorno
e da qui si vede un altro bel punto di vista, molto panoramico e aumenta la mia libidine. Non ce la faccio più. Ed eccoci giunti nella capitale Budapest. E guidiamo Charlie in un'altra capitale. Nell'ora di punta, perché sono tipo le 17:30, 18, c'è un po' di traffico, non tantissimo ma c'è, però d'altra parte insomma una grande capitale, ci aspettiamo questo. E stiamo andando a parcheggiare Charlie in un'area sosta che abbiamo individuato, così siamo tranquilli, perché qui parcheggi a pagamento, non parcheggi dove lo lasci, divieti eccetera eccetera, siamo più tranquilli, almeno dovrebbe essere un parcheggio a pagamento, un'area di sosta più che parcheggio. Così abbiamo trovato su Park4Night. Sapete che noi guardiamo spesso questa applicazione, quando abbiamo connessione la guardiamo, come ora non abbiamo più connessione, Brancola nel buio, ragazzi. brancola nel buio. Ancora non abbiamo ricaricato la nostra SIM locale, perché oggi è stata tutta una giornata di trasferimento dalle zone, alla zona delle steppe, diciamo, del parco, venendo verso la capitale, quindi praticamente ci siamo spostati. E ora vediamo quello che ci riserva la capitale, insomma, quindi comunque almeno un paio di giorni l'idea è di rimanere qui e di visitarla. Ecco il traffico, l'abbiamo trovato, tutti a casa vanno a quest'ora, mentre passa il trammettino gialletto, giallino. Praticamente siamo già nella zona centrale, qui a fianco a noi sulla destra c'è un parco dove a terra quella sorta di mongolfiera, che poi non è proprio una mongolfiera ma è un pallone che sale e scende, fa semplicemente questo percorso, non si sposta da lì a Tbilisi, non so se ve la ricordate. Qui c'è più o meno lo stesso pallone e si alza dal parco, sale e poi riscende lì, quindi per vedere, diciamo, la città dall'alto. È ancorata ovviamente con un cavo. Sì, è ancorata con un cavo, quindi non vi spostate sulla città, ma semplicemente salite. E con questo pallone alle nostre spalle vi diamo il benvenuto a Budapest. Benvenuti amici ticchettiani, vi abbiamo portato anche in questa super capitale. Ce l'abbiamo fatta. Esatto. Dal parco, proprio davanti alla nostra area sosta, si presenta già bene perché è tutto verde. Abbiamo semplicemente attraversato un sottopasso della strada ed entrati nel parco, quindi la posizione è molto buona. Si sta bene, comincia a essere più fresco, quindi ora noi ci facciamo una bella passeggiata nel parco, anche perché oggi siamo stati molto seduti su Charlie. Eh sì, ci vuole un po' di camminata. Esatto, Fede ha guidato tanto, quindi ora ci sgranchiamo un po' e appunto godiamo un attimino di questo tramonto cittadino e poi più tardi torneremo da Charlie e poi abbiamo la premiere con voi. Eh sì, ora cerchiamo anche un punto wifi perché siamo con zero internet. Esatto. E ci studiamo un po' l'itinerario per questi giorni. Ci sono tantissime cose da vedere,
cestello della lavatrice sembra. Un cestello della lavatrice con un super pallone che la solleva. Non male. Questa, ragazzi, è la prima attrazione che incontriamo con questa luce al tramonto e già è un bel biglietto d'ingresso per la capitale. Qui troviamo subito il primo museo, il Museo dell'Agricoltura Ungherese.